Visto il successo del video di qualche settimana fa, oggi te ne propongo uno simile. Ti descriverò un'immagine e il tuo compito sarà quello di individuare nella mia descrizione le 5 informazioni errate. Ci sono 5 informazioni nella mia descrizione che non corrispondono con il contenuto della foto che vedrai. Successivamente faremo un lavoro molto interessante sul lessico. Vedremo delle parole e delle espressioni nuove. Ci stai? Benvenuto o benvenuta in questo nuovo video di Vaporetto Italiano. Se non mi conosci, io sono Francesco e sono un insegnante di italiano per stranieri. Se ti piacciono i miei video e vuoi continuare a imparare l'italiano insieme a me, clicca sul bottone iscriviti qui sotto e sull'icona della campanella per non perdere neanche un video che pubblico. Ti informo che ho preparato anche un documento PDF gratuito per te, con la descrizione dell'immagine e il lessico nuovo che vedremo oggi spiegato e usato in contesto. E non solo, riceverai anche un esercizio esclusivo per te. Clicca sul link che trovi nella descrizione di questa immagine per ricevere subito il documento PDF e l'esercizio gratuitamente nella tua casella di posta. Ma cominciamo. Questa è l'immagine che tra poco ti descriverò. Ti lascio 10 secondi per analizzarla nei minimi dettagli. Tra pochi secondi vedrai nuovamente l'immagine e sentirai la mia descrizione. E il tuo compito sarà quello di trovare le 5 informazioni errate che non corrispondono con il contenuto dell'immagine. È tutto chiaro? Procediamo. Questa è l'immagine di nuovo e io comincerò la descrizione. Il titolo dell'immagine è Una mattina nel borgo. Comincio la descrizione. L'immagine rappresenta una scena ambientata di mattina, in un tipico borgo storico italiano, forse in Toscana. Nonostante sia presto, si nota un via vai di persone lungo le strade di asfalto grigio che si snodano tra le case. Ai piedi delle case, dei vasi ricchi di fiori rallegrano l'atmosfera con i loro colori. Fiori che stranamente mancano sui davanzali delle finestre, mentre rigogliose piante rampicanti ricoprono le pareti di alcuni palazzi. Il sole sta tramontando e illumina dolcemente gli edifici, inclusi la chiesa e il grattacielo sullo sfondo. Difficile? Riascoltiamo di nuovo, Cerca di trovare le 5 differenze tra la mia descrizione e l'immagine. L'immagine rappresenta una scena ambientata di mattina, in un tipico borgo storico italiano, forse in Toscana. Nonostante sia presto, si nota un via vai di persone lungo le strade di asfalto grigio che si snodano tra le case. Ai piedi delle case, dei vasi ricchi di fiori rallegrano l'atmosfera con i loro colori. Fiori che stranamente mancano sui davanzali delle finestre, mentre rigogliose piante rampicanti ricoprono le pareti di alcuni palazzi. Il sole sta tramontando e illumina dolcemente gli edifici, inclusi la chiesa e il grattacielo sullo sfondo. Bene, hai trovato le 5 differenze? Puoi riascoltare la storia quante volte vuoi, Ma vediamo la prima. Io ho detto che nel borgo c'è un via vai di persone. Un via vai di persone? Vedremo poi il significato di questa parola. Ma no, c'è una persona sola, c'è un uomo in tutta la piazza all'interno della scena. Differenza numero 2. Ho detto che le strade sono di asfalto grigio.
No, in realtà le strade sono di ciottoli, sono ciottolate. Una strada ciottolata è una strada composta da tanti di questi che si chiamano ciottoli. Addirittura quelli tipici delle strade romane sono chiamati sanpietrini. Però sicuramente non si tratta di strade asfaltate. Terza differenza. Ho detto che i fiori mancano dai davanzali delle finestre. In realtà ci sono delle finestre con i fiori. Numero 4. Il sole sta tramontando. No, perché il titolo della scena è Una mattina nel borgo e quindi il sole non sta tramontando, ma sta sorgendo. Ultima differenza, ho detto la chiesa e il grattacielo sullo sfondo. Non c'è nessun grattacielo, c'è una chiesa con un campanile. La torre con la campana che si trova a fianco delle chiese è il campanile. Molto bene, queste erano le 5 differenze. Andiamo ad analizzare un po' alcune parole o espressioni che ho usato in questo testo e cominciamo con la prima. All'interno del testo io ho detto nonostante sia presto, si nota un viavai di persone lungo le strade di asfalto grigio che si snodano tra le case. Qui abbiamo un viavai e un verbo. Le strade si snodano. L'infinito è snodarsi. Puoi trovare i significati e se vuoi i sinonimi di queste parole. Viavai e si snodano. Con cosa potremmo sostituirle? Ti do 5 secondi per pensarci. E ferma il video se hai bisogno di più tempo, Un via vai è un movimento animato di persone, di macchine, di qualsiasi cosa. Un via vai di persone è un movimento animato e incessante di persone. Un via vai, un via vai. In italiano potremmo dire anche un andirivieni. Un via vai, un andirivieni di persone. E si snodano? Le strade si snodano tra le case. Significa che seguono un percorso un po' serpeggiante, con delle curve tra le case, quindi le strade si snodano e l'infinito è snodarsi. Prossima frase. Io ho detto, ai piedi delle case, dei vasi ricchi di fiori rallegrano l'atmosfera con i loro colori. E questa era un'informazione vera, ci sono dei fiori colorati. Fiori che stranamente mancano sui davanzali delle finestre, mentre rigogliose piante rampicanti ricoprono le pareti di alcuni palazzi. Che cos'è il davanzale della finestra? E cosa sono le piante rampicanti? Altri 5 secondi per pensare, anche se è abbastanza semplice questa volta. Il davanzale della finestra è la soglia, l'ingresso della finestra, spesso usato dalle persone per appoggiarsi o per mettere dei fiori. Quindi è la parte frontale della finestra. Ci sono dei fiori sui davanzali delle finestre. Le piante rampicanti sono quelle piante che si arrampicano, no? Che salgono sugli edifici, su altri alberi e così via. Piante rampicanti. E nell'immagine ne abbiamo viste, no? C'è l'edera, per esempio, che si arrampica sui muri. Ultima frase, il sole sta tramontando e illumina dolcemente gli edifici. Il sole sta tramontando. Abbiamo il verbo tramontare, no? Che è quando il sole scende e cala sotto la linea dell'orizzonte. Il sole tramonta. E qual è il contrario di tramontare? Se di sera il sole tramonta, la mattina il sole sorge, si alza. Quindi abbiamo tramontare e sorgere.
e i due momenti della giornata si chiamano il tramonto e l'alba. Esatto. Bene, com'è andato questo esercizio? Hai trovato tutte e 5 le differenze che c'erano nella mia descrizione? Ti ricordo che se clicchi sul link qui sotto puoi scaricare il PDF col contenuto di tutta questa lezione e potrai ricevere anche gratuitamente un esercizio aggiuntivo. Per il momento ti ringrazio per la tua compagnia e ti ricordo che puoi mettere un mi piace a questo video e puoi anche condividerlo con persone che potrebbero trovarlo utile. Grazie mille di nuovo e ci vediamo al prossimo video.